Lezione 1. Questioni ipotecarie. Buongiorno Anna, stai pensando di comprare una casa? In effetti, l'ho fatto. È una cosa che mi viene in mente molto ultimamente. Bello. Che tipo di opzioni ipotecarie state esaminando? Beh, ho studiato diversi tipi di prestito e requisiti di acconto. Questo è intelligente. L'acconto può davvero influire sui pagamenti mensili. Esattamente. Sto cercando di trovare l'equilibrio ottimale tra costi iniziali e accessibilità a lungo termine. Totalmente. Anche un piccolo aumento dell'acconto può ridurre significativamente i costi mensili. È bello sapersi. Dovrò fare i conti e vedere cosa ha più senso per me. Sicuramente hai già parlato con un istituto di credito ipotecario per ottenere la preapprovazione? Non ancora, ma questo è sicuramente il passo successivo. Voglio prima capire il mio budget e le mie opzioni. Sembra un piano solido. Possono guidarti attraverso tutti i dettagli e darti un'immagine più chiara. Sicuramente. Voglio assicurarmi di prendere una decisione informata che soddisfi i miei obiettivi a lungo termine. Assolutamente. L'acquisto di una casa è un grande impegno finanziario, quindi è importante fare i compiti. Completamente d'accordo. Sono entusiasta della prospettiva, ma voglio assicurarmi di farla bene. Sono sicuro che lo scoprirai. Fatelo passo dopo passo e non abbiate paura di fare molte domande. Grazie, John. Apprezzo il consiglio. È davvero utile parlarne con qualcuno. In qualsiasi momento. Sarò lieto di ascoltarti o suggerirti qualche idea mentre procedi nel processo di acquisto di una casa. Fantastico. Potrei accettarlo. È sempre bello avere una cassa di risonanza. Suona bene, tienimi aggiornato su come va. Faccio il tifo per te. Lezione 2. Legge sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. Ehi Anna, sembri un po' stressata. Va tutto bene sul fronte del lavoro? Onestamente, no. Ultimamente mi sento sopraffatto dalle scadenze e dai lunghi orari di lavoro. Oh no, non suona bene. Ne vuoi parlare? Lo apprezzerei davvero. Faccio fatica a trovare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Capisco. Qual è stata la sfida più grande per te? L'enorme volume di attività e la costante pressione da eseguire. È senza fine. Posso immaginare che sia estenuante. Hai provato a dare priorità o a delegare parte del lavoro? Ci ho provato, ma il mio capo continua ad assumersi maggiori responsabilità. È dura. Ne hai avuto una conversazione aperta con il tuo manager? Non ancora. Ho esitato a parlarne. Non voglio sembrare incapace. Comprendo la preoccupazione, ma il tuo benessere dovrebbe essere la priorità. Avete preso in considerazione l'idea di negoziare per una maggiore flessibilità? Questo è un buon punto. Potrei proporre di lavorare da casa un paio di giorni a settimana o di modificare i miei orari. Esattamente.
Un po' di flessibilità può fare molto per mantenere un più sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Hai ragione. Penso di aver bisogno di parlarne presto con il mio manager. Sono sicuro che sarebbero ricettivi se lo affronti in modo costruttivo. Probabilmente anche la tua produttività migliorerà. Lo spero. Sono al punto in cui devo apportare alcune modifiche prima di esaurirmi. Sicuramente. Non aver paura di difendere te stesso. La tua salute e la tua felicità dovrebbero essere al primo posto. Sai, hai assolutamente ragione. Ho intenzione di fissare un incontro con il mio capo questa settimana. Eccellente, sono lieto di aver potuto fornire una nuova prospettiva. Fammi sapere come va, ok? Assolutamente. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo ad ascoltare e offrire consigli. Aiuta davvero. Quando vuoi, Anna. Se in futuro ti servirà di nuovo una cassa di risonanza, sono qui. Lezione 3. Ubriaco e disordinato. Ehi Anna, hai sentito cos'è successo a Tom ieri sera? Era completamente ubriaco e ha fatto una scenata al bar. Oh no, non va bene. Cosa è successo esattamente? Beh, da quello che ho sentito, Tom ha bevuto un bicchiere di troppo e ha iniziato a urlare e a barcollare. Il barista ha dovuto interromperlo e chiamare un taxi per riportarlo a casa. Uffa, è così imbarazzante. Bere troppo può davvero indurre le persone ad agire in modi davvero inappropriati. Sicuramente. L'alcol altera la capacità di giudizio e la coordinazione. Quando sei ubriaco, tendi a perdere il controllo e a fare cose che normalmente non faresti da sobrio. Esattamente. E i postumi della sbornia del giorno dopo sono la parte peggiore. Scommetto che Tom si sente piuttosto malissimo questa mattina. Oh sì, probabilmente ha un forte mal di testa e ha la nausea. Bere troppo può anche portare ad altri problemi come litigare o guidare in stato di ebbrezza. Uffa, è così vero. Guidare in stato di ebbrezza è uno dei maggiori pericoli del bere troppo. Mette la persona ubriaca e le persone innocenti a rischio di ferirsi gravemente o addirittura di essere uccise in un incidente. Assolutamente. Semplicemente non ne vale la pena. Tom è fortunato a non essersi fatto male o a qualcun altro la scorsa notte. Bere in modo responsabile e conoscere i propri limiti è così importante. Sicuramente. La moderazione è fondamentale quando si tratta di alcol. Va bene bere qualche drink, ma esagerare può causare tutti i tipi di problemi. Sicuramente. Spero che Tom abbia imparato la lezione e che d'ora in avanti starà più attento a bere. Lezione 4. A Tipsy Tango. Ehi Anna, hai saputo della festa di ieri sera? A quanto pare, uno degli ospiti si è divertito un po' troppo e ha finito per fare una scenata. Oh davvero? Cosa è successo? Spero che stiano bene. Beh, da quello che ho sentito, hanno bevuto un po' troppo e hanno iniziato a barcollare, insultando le parole. È stato un vero disastro. Non è mai un buon segno. Bere troppo può portare a comportamenti piuttosto imbarazzanti. Assolutamente. Ricordo che una volta il mio amico Tom ne bevve uno di troppo a un matrimonio e finì per inciampare sulla pista da ballo. Stavano tutti impazzendo. Accidenti.
Deve essere stato mortificante per lui. L'alcol può davvero compromettere il giudizio e le capacità motorie. Me ne parli. Ho avuto la mia buona dose di incidenti da ubriaco nel corso degli anni. Una volta, ho accidentalmente rovesciato un intero vassoio di bevande a una festa. Parla di una situazione difficile. O no, posso solo immaginare il caos che ne è seguito. Pulire tutto l'alcol versato deve essere stato un incubo. Lo era. E la cosa peggiore era che non riuscivo nemmeno a ricordarne la maggior parte il giorno successivo. Svenire dal bere non è mai un buon momento. Scommetto. Ecco perché è così importante conoscere i propri limiti e bere in modo responsabile. La moderazione è fondamentale quando si tratta di alcol. Assolutamente. L'ho imparato nel modo più duro. In questi giorni, sono molto più consapevole di quanto sto consumando. Devo mantenere il controllo, sai? Sicuramente. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio e sapere quando concludere la serata. La sicurezza dovrebbe sempre essere al primo posto. Sicuramente. Comunque, basta con le mie avventure da ubriaco. Cosa hai fatto ultimamente? Lezione 5. Lunchtime Delight. Buongiorno, Anna. Avete deciso cosa mangerete per pranzo oggi? Ehi, John. In realtà sto ancora cercando di capirlo. Sono indeciso tra un'insalata o un panino. Ah, l'annoso dilemma. Beh, potrei avere un suggerimento per te. Oh, davvero? Cosa hai in mente? Hai provato quel panino speciale al bar in fondo alla strada? Ho sentito che è assolutamente delizioso. Oh, no, non l'ho fatto. Cosa c'è dentro? Beh, da quello che so, ha delle verdure fresche, come lattuga croccante e pomodori succosi, insieme a una miscela di carni saporite e una salsa stuzzicante. Sembra piuttosto appetitoso. Mi viene fame solo a pensarci. Giusto? E la parte migliore è che usano ingredienti di alta qualità e di provenienza locale. È una vera delizia per le papille gustative. È esattamente quello per cui sono dell'umore giusto. Penso che ci proverò. Scelta eccellente, sono sicuro che ti piacerà. Fatemi sapere cosa ne pensate dopo aver avuto la possibilità di provarlo. Lo farà. Grazie per la raccomandazione, John. Sono sicuro che sarà perfetto. In qualsiasi momento. Goditi il pranzo e fammi sapere se vuoi mangiare qualcosa insieme. Sembra un piano. Lo terrò a mente. Fantastico. Ci vediamo dopo, Anna. Lezione 6. Pasta Craving Conversation. Ciao Anna. Hai idea di cosa vuoi per cena stasera? Sai, ho voglia di pasta ultimamente. Ti sembra una cosa del genere? Pasta, eh? È un'ottima idea. Sono decisamente dell'umore giusto per qualcosa di ricco di carboidrati e delizioso. Fantastico! Hai in mente un tipo specifico di pasta o volevi lasciarla aperta? Fammi pensare. Che ne dite di una bella e sostanziosa salsa alla bolognese o alla marinara?
Qualcosa che colpisca davvero, capisci? Oh, sembra incredibile. Potrai sicuramente scegliere una salsa ricca e saporita. Giusto? E forse potremmo anche aggiungere del basilico fresco o del parmigiano per esaltarlo davvero. Sì, per favore. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Ah, anche io. Facciamo un piano per stare insieme e preparare della gustosa pasta stasera? Sicuramente. Mi viene fame solo a parlarne. Diciamo, verso le 7? Sembra perfetto. Prenderò gli ingredienti mentre torno a casa dal lavoro. Meraviglioso. Non vedo l'ora, sarà una cena deliziosa. D'accordo. Sarà un vero pasta party. Ah, mi piace. Va bene, ci vediamo dopo, John. Non vedo l'ora. Allo stesso modo, Anna. Sarà fantastico. Lezione 7. I segreti della costruzione di San Castle. Ehi, Anna. Hai mai provato a costruire un castello di sabbia prima d'ora? Oh, assolutamente. Adoro passare il tempo in spiaggia a creare intricate strutture di sabbia. Lo stesso qui. C'è qualcosa di così soddisfacente nel modellare la sabbia in disegni incredibili. Totalmente. Ma sai, la chiave per far sì che quei castelli restino uniti sta tutta nella tecnica. Davvero? Qual è il segreto? Bene, il trucco è aggiungere acqua alla sabbia mentre costruisci. Questo lo aiuta ad aderire meglio. Ah, capisco. Allora non si tratta solo di ammassare la sabbia, ma anche di inumidirla, eh? Esattamente. La sabbia bagnata è molto più malleabile e robusta della semplice sabbia asciutta. Questo ha molto senso. Dovrò tenerlo a mente la prossima volta che sarò in spiaggia. Sicuramente. È un punto di svolta totale. I tuoi castelli di sabbia saranno molto più impressionanti. Non vedo l'ora di provarlo. Hai altri consigli per costruire il castello di sabbia perfetto? Beh, anche impacchettare bene la sabbia man mano che si procede è molto importante. Capito. Sabbia compatta e bagnata, ecco come farlo. Assolutamente. Oh, e non dimenticate di aggiungere anche alcuni elementi decorativi, come conchiglie o alghe. Oh, ottima scelta. Questo porterà davvero i castelli al livello successivo. Esattamente. Più creativi riesci a diventare, meglio è. Mi sento già ispirato. Mi sembra che nel mio futuro ci siano dei seri castelli di sabbia. Ah, lo stesso qui. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora, va bene, facciamolo. È ora di mettere alla prova le nostre abilità nel modellare la sabbia. Lezione 8. Riconnettersi con la natura. Ehi Anna, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che sono uscita all'aperto. Sembra un'ottima idea. Lo so, giusto?
È passato troppo tempo dall'ultima volta che abbiamo passato del tempo di qualità nella natura. Sicuramente. Dove pensavi di andare? Sono aperto a suggerimenti. Beh, pensavo che una bella escursione nella foresta vicina sarebbe perfetta. Oh, adoro fare escursioni. L'aria fresca e le viste panoramiche sono così rigeneranti. Esattamente. E potremmo anche preparare un pranzo al sacco da gustare lungo la strada. Sembra delizioso. Comincio già ad avere fame solo a pensarci. Ah, anche io. Dovremo assicurarci di mettere in valigia tanti snack gustosi e nutrienti. Mi sembra una buona idea. Che genere di cose avevi in mente per il picnic? Forse della frutta fresca, forse del trail mix e, naturalmente, dei panini fatti in casa. Gnam, sembra tutto fantastico. Mi emoziono solo a immaginarlo. Lo stesso qui. E pensa a tutte le bellezze che vedremo durante l'escursione. Esattamente. Sarà il modo perfetto per riconnettersi con la natura e ricaricarsi. Assolutamente. Mi sembra di essere stato rinchiuso in casa per troppo tempo. Conosco la sensazione. Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno entrambi in questo momento. Sicuramente. Allora, quando vuoi realizzare questa piccola avventura all'aria aperta? Che ne dici di questo fine settimana? Sono libero e sono sicuro che il tempo sarà splendido. Perfetto. Lo segnerò sulla mia agenda. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora. Sto già preparando mentalmente le mie scarpe da trekking e lo zaino. Ah, lo stesso qui. Sarà una fantastica giornata nella natura. Ci puoi scommettere. Va bene, facciamolo, non vedo l'ora di scendere in pista con te. Lezione 9. Suggerimenti per la gestione del tempo. Buongiorno, Anna. Stavo chiacchierando con mia madre l'altro giorno e mi diceva che non ci sono abbastanza ore al giorno. Oh, conosco fin troppo bene quella sensazione. Sembra che ci sia sempre una lista infinita di cose da fare. Esattamente. Mi stava dicendo che a volte stira i nostri vestiti se ne hanno bisogno, giusto per risparmiare un po' di tempo. Interessante, questo è un consiglio intelligente. Sono sempre alla ricerca di modi per essere più efficiente con il mio tempo. Anch'io. Hai altre strategie di gestione del tempo che ritieni utili? Beh, una cosa che ha cambiato le regole del gioco per me è la preparazione dei pasti nei fine settimana. Ah sì, è un'idea così intelligente. Deve farti risparmiare un sacco di tempo durante i giorni feriali intensi. Sicuramente. E mi assicura di mangiare pasti sani e fatti in casa invece di correre al fast food. Questo è un ottimo punto. La preparazione dei pasti è probabilmente uno dei modi migliori per risparmiare tempo e mangiare meglio. Assolutamente. Un'altra cosa che mi ha aiutato è cercare di raggruppare attività simili. Oh, questa è buona. Tipo fare tutte le commissioni in un solo viaggio invece di fare più viaggi. Esattamente.
È incredibile quanto tempo puoi risparmiare consolidando le tue cose da fare in questo modo. Dovrò fare un tentativo. Qualche altro consiglio che hai trovato efficace? Un'altra cosa che è stata davvero utile è imparare a dire di no a volte. Ah sì, stabilire dei limiti e non impegnarsi troppo. È così importante. Sicuramente. Si tratta di essere intenzionali con il proprio tempo e la propria energia. Assolutamente. Sono tutte ottime strategie. Dovrò implementare alcuni di questi. Sono sicuro che faranno una grande differenza. La gestione del tempo può essere una vera sfida, ma questi suggerimenti possono davvero aiutare. Sicuramente grazie per aver condiviso tutte queste fantastiche intuizioni, Anna. Mi sento ispirato a organizzarmi di più. Sono felice di aver potuto aiutare. Fammi sapere se ti vengono in mente altri trucchi per risparmiare tempo. Lo farà. Sono entusiasta di metterli in pratica e recuperare alcune di quelle ore mancanti. Lezione 10. Le gioie del viaggio. Ehi, Anna. Ho sentito che sei appena tornato da un viaggio a Roma. Com'è andata? È stato assolutamente incredibile. Sicuramente uno dei migliori viaggi che abbia mai fatto. Oh davvero? Cosa lo ha reso così incredibile? Ho sempre voluto visitare Roma. Beh, per cominciare, esplorare le antiche rovine è stato come tornare indietro nel tempo. Wow, deve essere stato fantastico. Posso solo immaginare quanto sarebbe impressionante. Lo era davvero. Il Colosseo, il Foro Romano, il Pantheon, semplicemente mozzafiato. Scommetto. E hai avuto la possibilità di visitare altri monumenti o siti? Assolutamente. Siamo andati in Vaticano e abbiamo visto la Cappella Sistina. Strabiliante. Ah, la Cappella Sistina. Questo è sicuramente nella mia lista dei desideri. L'opera d'arte deve essere stupenda. Non ne hai idea. Gli affreschi sul soffitto sono indescrivibili. Non vedo l'ora di vederlo di persona un giorno. Cos'altro ti è piaciuto del viaggio? Il cibo era incredibile. Ovviamente. Abbiamo mangiato la cucina italiana più autentica. Oh, mi viene fame solo a pensarci. L'autentico cibo italiano è il migliore. Sicuramente. Ci siamo concessi pizza, pasta, gelato. Tu lo chiami, l'abbiamo provato. Sembra la vacanza perfetta. Scommetto che sei tornato completamente ringiovanito. Assolutamente. Era il perfetto equilibrio tra storia, cultura e puro piacere. È incredibile. Sono così felice che tu ti sia divertito così tanto. Mi fa venire voglia di prenotare un viaggio a Roma il prima possibile. Dovresti assolutamente farlo. Fammi sapere se hai bisogno di consigli. Sarei lieto di condividere le mie opinioni. Lo farà. Grazie per l'ispirazione, Anna. Ora sono ancora più entusiasta di visitare Roma un giorno. Sono sicuro che ti piacerà tanto quanto me. È una città così vivace e affascinante.
Non vedo l'ora, va bene, vado per iniziare a pianificare la mia vacanza romana. Ciao per ora. Lezione 11. Le gioie dello spostamento. Ehi, Anna. Ho sentito che hai avuto una bella avventura a girare Roma durante il tuo recente viaggio. Hai capito bene. Navigare nel sistema di trasporto pubblico è stata una vera sfida. Oh davvero? Qual era il problema con il trasporto pubblico? Ho pensato che sarebbe stato abbastanza semplice. Beh, diciamo solo che gli autobus e la metropolitana erano costantemente sovraffollati. Per lo più ho finito per usare i taxi. Ah, capisco. Usare i taxi deve essere stato un po' più costoso, ma probabilmente più comodo. Sicuramente. I taxi sono stati un vero toccasana, anche se sono costati un po' di più. La folla era semplicemente pazzesca. Wow, è bello sapersi. Dovrò tenerlo a mente quando alla fine arriverò a Roma. Assolutamente. Pianifica sicuramente di utilizzare i taxi, soprattutto se stai cercando di spostarti in modo efficiente. Capito. E i tassisti sono stati almeno utili per portarvi a destinazione? Per la maggior parte sì. Di solito erano abbastanza informati sui percorsi migliori. È bello sentirlo. Immagino che sarebbe facile perdersi o finire nel posto sbagliato. Sicuramente. I tassisti sono stati una manna dal cielo nell'aiutarci a navigare nelle strade tortuose. Scommetto. Roma deve essere un vero labirinto da visitare, soprattutto per chi viene per la prima volta. Assolutamente. Ma i taxi hanno reso molto più facile raggiungere tutte le principali attrazioni che volevamo vedere. Fantastico. Bene, terrò sicuramente a mente la tua dritta sul taxi quando alla fine pianificherò la mia avventura romana. Suona bene. Fammi sapere se hai bisogno di altri trucchi per viaggiare a Roma. Sono felice di condividere ciò che ho imparato. Lo farà. Grazie per la dritta, Anna. Questo è molto utile quando inizio a pianificare il mio viaggio. Certo, lieto di trasmettervi le mie intuizioni. Roma è una città incredibile, ma il trasporto può essere complicato. Buono a sapersi. Bene, vado a cercare altri consigli di viaggio per Roma. Ci vediamo dopo. Lezione 12. I gusti mutevoli dell'umanità. Ehi, Anna, hai sentito delle ultime ricerche sulle diete antiche? No, cosa hai sentito? Sono sempre affascinato dall'evoluzione delle abitudini alimentari delle persone. Apparentemente, in passato, le persone avevano molto meno accesso a cose come verdure e verdure. Interessante. Mi chiedo come siano riusciti a rimanere in salute senza tutti quei cibi ricchi di nutrienti. Beh, da quello che ho capito, molte diete tradizionali erano ricche di carne e cereali. Capisco. Quindi allora c'era una selezione di cibi molto più limitata rispetto a oggi. Esattamente. Alimenti come patate, pomodori e verdure a foglia verde non erano così ampiamente disponibili. Wow, è pazzesco a pensarci. Non riesco a immaginare una dieta senza tutte quelle verdure di base.
Giusto? Ti fa apprezzare quanto le nostre opzioni alimentari si siano ampliate nel tempo. Sicuramente. Mi chiedo cosa avrebbero mangiato gli Inuit, ad esempio, prima dei tempi moderni. Buon punto. Credo che facessero molto affidamento sui frutti di mare e sulla selvaggina nelle loro diete tradizionali. Ah sì, ha senso dato il loro clima nordico. Probabilmente non crescono molti prodotti lassù. Assolutamente. La loro dieta era probabilmente molto proteica per necessità. È affascinante come le persone abbiano adattato le proprie abitudini alimentari all'ambiente circostante. Totalmente. È incredibile quanto la nostra cultura alimentare si sia evoluta man mano che i nuovi ingredienti sono diventati accessibili. Sono d'accordo, è bello pensare a come sono cambiati i nostri palati e le nostre esigenze nutrizionali nel corso dei secoli. Sicuramente sono lieto di avere accesso a una gamma così diversificata di cibi in questi giorni. Anch'io. È divertente esplorare tutte le diverse tradizioni culinarie di tutto il mondo. Sicuramente. Sempre qualcosa di nuovo da scoprire quando si tratta di cucine globali. Assolutamente. Potrei parlare della storia del cibo tutto il giorno. È un argomento così affascinante. Senza dubbio c'è sempre altro da imparare quando ci si immerge nell'evoluzione delle diete umane. Lezione 13. Le gioie del viaggio in treno. Buongiorno, Anna. Avete mai pensato di prendere il treno invece di guidare? Sai, non credo di averlo fatto. Di solito salgo in macchina quando devo andare da qualche parte. Beh, lascia che te lo dica, viaggiare in treno può essere una vera delizia. Lo scenario si apre lentamente davanti ai tuoi occhi. Sembra piuttosto pacifico. Vado sempre di corsa. Forse avrei bisogno di un ritmo più lento. Esattamente. E non devi preoccuparti del traffico o delle indicazioni stradali. Il treno ti porta semplicemente lì. È vero, sarebbe bello sedersi e rilassarsi senza lo stress della guida. Assolutamente. E puoi anche incontrare ogni genere di gente interessante sul treno. Oh, sembra adorabile. Mi piace guardare la gente e chiacchierare in modo informale. Sì. È un'occasione per entrare davvero in contatto con i tuoi compagni di viaggio, anche se solo per un breve periodo. Hai sicuramente suscitato il mio interesse. John, forse dovrò provare il treno la prossima volta. Penso che ti piacerà. Il leggero dondolio delle macchine, il clickety-clack dei binari. È così rilassante. Lo fai sembrare quasi meditativo. Una bella pausa dalla nostra vita normalmente frenetica. Precisamente. È il modo perfetto per ricaricarsi e arrivare a destinazione riposati. Bene allora, considerami convinto. Dovrò controllare gli orari dei treni per il mio prossimo viaggio. Meraviglioso. Sono sicuro che vivrai un'esperienza deliziosa. Siediti, rilassati e goditi il viaggio. Non vedo l'ora. Questo sarà un gradito cambio di passo. Grazie per la raccomandazione, John.
È un piacere. Sono lieto di poterti ispirare a provare qualcosa di nuovo. Non te ne pentirai, te lo prometto. Lezione 14. I fanatici del fitness. Buongiorno, Anna. Siete stati nella nuova palestra del centro? Ho sentito che hanno delle attrezzature davvero impressionanti. Oh no, non l'ho ancora verificato. Di che tipo di attrezzatura stiamo parlando? Hanno tutte le macchine per l'allenamento più recenti, tapis roulant, ciclette, ellittiche, eccetera. Wow, sembra un ottimo posto per allenarsi per tutto il corpo. Dovrò dare un'occhiata presto. Sicuramente, sarebbe il posto perfetto per mescolare la routine e provare nuovi esercizi. Assolutamente. La varietà è fondamentale quando si tratta di fitness. Fai indovinare il tuo corpo, sai? Totalmente. Inoltre, è sempre motivante avere accesso all'attrezzatura da allenamento più recente e migliore. Concordato. Scommetto che anche la nuova palestra ha un'atmosfera molto bella e moderna. Probabilmente rende l'allenamento più piacevole. Sicuramente da quello che ho sentito, il posto è super elegante e ben progettato. È fantastico. A volte l'atmosfera di una palestra può fare la differenza. Sicuramente. Ti aiuta davvero ad aspettare con ansia i tuoi allenamenti invece di temerli. Esattamente. Sto solo cercando modi per far sentire la forma fisica meno un lavoro di routine e più una delizia. Sì, questa è la chiave. Devi renderlo qualcosa che ti piaccia davvero, non solo che tu possa sopportare. Assolutamente. E con tutte quelle nuove fantastiche macchine, scommetto che potresti davvero cambiare le cose. Sicuramente anch'io sono entusiasta di provare la parete da arrampicata che hanno. Aggiunge un elemento divertente. Oh, una parete da arrampicata. Sembra una figata. Mi piacerebbe provarci. Sarà un ottimo modo per lavorare sulla forza della parte superiore del corpo in un modo unico e coinvolgente. Sicuramente. Ci sto. Programmiamo presto una gita nella nuova palestra. Mi farebbe bene una nuova sfida di fitness. Mi sembra buono. Sono sicuro che ce ne andremo entrambi pieni e soddisfatti. Assolutamente. Questo è esattamente il tipo di cosa di cui ho bisogno per rimanere motivato ed energico. Ti sento. Sarà un'ottima aggiunta al quartiere, questo è sicuro. Non vedo l'ora, grazie per la raccomandazione. John, questo è esattamente quello che stavo cercando. Felice di condividere lo scoop. Goditi il tuo allenamento quando arrivi lì. Lezione 15. Gli appassionati di Home GYM. Ehi Anna, hai fatto qualche allenamento di forza ultimamente? Lo sai, adoro i miei allenamenti con manubri a casa. Questo è fantastico. Su che tipo di esercizi ti stai concentrando? Beh, mi piacciono molto le cose per la parte superiore del corpo. Arricciature per i bicipiti, stiramenti per le spalle, cose del genere. Bello, sono ottimi per aumentare la massa muscolare e la definizione. Fai anche allenamenti per tutto il corpo? Sicuramente.
Cerco di confonderlo. Squat, affondi, stacchi, per tutti i 9 metri. Intelligente. Devi allenare tutti i principali gruppi muscolari per seguire una routine completa. Esattamente. Trovo che sia il modo migliore per ottenere risultati equilibrati e far indovinare il mio corpo. Totalmente. Inoltre, allenarsi a casa è così comodo, vero? Nessun tragitto in palestra. Assolutamente. Posso semplicemente mettere un po' di musica e ascoltarla ogni volta che ne ho il tempo. Questa è la cosa migliore. Non ci sono scuse quando la palestra è a pochi passi di distanza. Sicuramente. E mi piace poter adattare i miei allenamenti esattamente a ciò che ho voglia di fare. Buon punto. La flessibilità è fondamentale quando ci si allena a casa. Totalmente. Faccio anche il mixaggio in alcune sedute di HIIT, che sono fantastiche. Oh, bello, l'allenamento a intervalli ad alta intensità è un ottimo modo per bruciare calorie. Sicuramente mi sento così pieno di energia dopo quegli allenamenti. Mi fa davvero aumentare il battito cardiaco. Scommetto. Devi vedere dei risultati fantastici con quel tipo di regime. Di sicuro, mi sento più forte e tonica dappertutto. È stato fantastico. È fantastico, sono felice per te. Potrei dover rubare alcuni dei tuoi consigli per allenarti a casa. Ti prego, fallo. Sono sempre felice di condividere. Devo amare una bella palestra a casa. Assolutamente. Grazie per l'ispirazione, Anna. Sono entusiasta di mescolare le cose. Lezione 16. Gli ottimizzatori del sonno. Buongiorno, Anna. Avete notato qualche beneficio nel vostro sonno da quando avete iniziato ad allenarvi regolarmente? Sai, l'ho fatto. Mi sembra di dormire molto meglio in questi giorni. Questo è fantastico. Ho sentito che l'esercizio fisico può davvero aiutare a migliorare la qualità del sonno. Sicuramente. Trovo di riuscire ad addormentarmi più velocemente e a dormire più profondamente. Deve essere così bello. A volte soffro di insonnia, quindi sono gelosa. Oh, mi dispiace sentirlo. Hai provato a incorporare più movimento nella tua giornata? Sì, ma è difficile rimanere coerenti. Qualche consiglio per farla diventare un'abitudine? Sicuramente trovo che programmarlo come qualsiasi altra attività importante sia fondamentale. Questo ha senso. Lo considero un appuntamento piuttosto che un ripensamento. Esattamente. E trovare un'attività che ti piace davvero ti rende più facile attenerti. Buon punto. Tendo a temere i miei allenamenti, quindi probabilmente non aiuta. Sì, più riesci a renderlo divertente, più è probabile che continui così. Dovrò sperimentare e vedere cosa mi eccita. Forse ballare? Oh sì, gli allenamenti di danza sono così divertenti. O anche solo mettere musica e spostarsi. Mi piace l'idea. Qualsiasi cosa per far muovere il corpo senza sentirsi un lavoro ingrato.
Totalmente. E i benefici del sonno sono solo la ciliegina sulla torta. Ti fa bene a tutto tondo. Non posso discuterne. Va bene, mi ha ispirato a diventare più creativa con la mia forma fisica. Evviva, sono così contenta. Fammi sapere se trovi qualcosa che fa davvero click. Lo farà. Grazie per l'ottimo consiglio, Anna. Goditi la tua prossima fantastica notte di sonno. Lezione 17. Sigillare l'accordo. Va bene, Anna, penso che abbiamo definito tutti i dettagli. Eccellente. Sono pronto a finalizzare questo accordo ogni volta che lo sei. Ottimo, esaminiamo ancora una volta i punti chiave per assicurarci di essere sulla stessa pagina. Suona bene innanzitutto. Abbiamo concordato la tempistica per la consegna del lotto iniziale, giusto? Sì, è vero, puntiamo a un'evasione di 4 settimane dal momento in cui viene effettuato l'ordine. Meraviglioso. E la struttura dei prezzi che abbiamo stabilito funziona ancora per il tuo team? Assolutamente sì, il costo unitario si adatta perfettamente al nostro budget. Non ci sono problemi. Perfetto, e abbiamo coperto anche i termini di garanzia e assistenza, giusto? Sì, la garanzia di un anno e i check-in mensili di manutenzione sono tutti pronti. Fantastico! Credo che questo copra tutto allora. Procediamo e firmiamo questa cosa. Sì, facciamolo. Sono ansioso di dare inizio ufficialmente a questa collaborazione. Meraviglioso! Sono entusiasta di iniziare a collaborare. Sarà un grande progetto. Su questo non ho dubbi. Va bene, fammi prendere il contratto e possiamo renderlo ufficiale. Suona bene. Sono pronto quando lo sei tu. Sarà l'inizio di qualcosa di grande. Sono d'accordo, penso che questo sia l'inizio di una relazione molto proficua. Assolutamente. Complimenti per aver siglato l'accordo, John. Non vedo l'ora di lavorare insieme. Allo stesso modo, Anna. Sarà l'inizio di qualcosa di speciale, lo sento. Lezione 18. Le meraviglie di New York City. Ciao Anna. Siete mai stati a New York City? No, non ne ho ancora avuto l'occasione, ma ho sempre voluto visitarlo. Da leccarsi i baffi. Adoro provare piatti nuovi e unici quando viaggio. E l'architettura è semplicemente mozzafiato. Gli imponenti grattacieli, gli storici edifici in pietra arenaria, i monumenti iconici. Posso solo immaginare di camminare per le strade e allungare il collo per capire tutto. Esattamente. E l'offerta culturale è davvero impareggiabile, musei di livello mondiale, teatri all'avanguardia, musica dal vivo ovunque ti giri. Sembra un paradiso culturale.
Mi piacerebbe immergermi in tutto ciò che la città ha da offrire. Assolutamente. E osservare la gente è una fonte inesauribile di intrattenimento. Una popolazione così vivace e diversificata. Scommetto che potresti passare ore ad osservare il flusso e riflusso della città. Sicuramente. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, non importa quante volte ci visiti. Mi emoziono così tanto solo a pensarci. Quando posso prenotare il mio viaggio a New York? Quando vuoi, amico mio. La città è sempre in fermento, in attesa di essere esplorata. Bene allora, considerami convinto. New York, arrivo. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure lì. Trascorrerai momenti indimenticabili, lo so e basta. Sono sicuro che lo farò. Grazie per aver condiviso il tuo amore per la città. John, hai davvero alimentato la mia voglia di viaggiare. È un piacere. Sono felice di poterti ispirare a vivere di persona la magia di New York.